Ciao a tutti, io sono Marianna e benvenuti sul mio canale. Oggi come ricetta del giorno vi propongo dei panini napoletani a modo mio. L'unica differenza dalla ricetta tradizionale è il ripieno. Come sempre vi ricordo che tutti gli ingredienti e le info le trovate giù in info box. Vi lascio alla ricetta, buona visione. In una ciotola pulita verso del latte a temperatura ambiente e dell'acqua e il lievito di birra e con una spatola faccio in modo che il lievito si sciolga nei liquidi. Fatta questa operazione, adesso aggiungo prima la farina 00 e poi la farina 0. Sempre con l'aiuto di una spatola inizio ad incorporare la farina nei liquidi. A questo punto aggiungo anche del sale, continuo a mescolare. Questo impasto si può fare tranquillamente con l'impastatrice. Appena si raggiunge questa consistenza, ossia l'impasto inizia ad amalgamarsi, aggiungiamo tutto di un colpo il burro, sempre a temperatura ambiente. Inizio a lavorare il tutto, sempre nella ciotola. A questo punto trasferiamo l'impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato. Trasferisco il mio impasto, come già detto in precedenza, sul piano di lavoro. Prima si compatta con le mani, ci vuole qualche secondo in modo che tutti gli ingredienti si uniscano tra di loro. Visto che il mio impasto si è compattato, posso iniziare a lavorarlo. Metto della farina abbondante sul piano di lavoro perché servirà e inizio a lavorarla. Se avete bisogno di altra farina si aggiunge. Per ottenere un impasto più o meno liscio ci vorranno circa 10 minuti di lavoro. Questo è il risultato che si ottiene dopo i 10 minuti di impasto. Sposto momentaneamente il mio impasto, prendo una ciotola pulita, al cui interno verso un filo di olio. Con l'aiuto di un pennello stendo l'olio su tutta la superficie della mia ciotola e poi trasferisco all'interno della mia ciotola l'impasto. Copro il mio impasto con della pellicola. Faccio lievitare il mio impasto per un paio di ore o fino al raddoppio del suo volume. Sono trascorse esattamente 2 ore da quando l'ho messa a lievitare e adesso tolgo la pellicola. Come si può vedere dalle immagini, l'impasto è raddoppiato di volume. Sul piano di lavoro spargo un po' di farina. Prendo il mio impasto e delicatamente lo adagio sul mio piano di lavoro. A questo punto lo allargo prima con le mani e poi con un mattarello inizio a stenderlo. L'ho steso, poi lo giro di un quarto e lo stendo di nuovo. Lo giro di un altro quarto e stendo di nuovo. Continuo così fino a formare un rettangolo più o meno di 3-4 mm. Se servisse un po' di farina per evitare che l'impasto si attacchi al piano di lavoro, si può mettere tranquillamente. Il mio impasto per i panini napoletani è pronto per essere farcito. Inizio a cospargere il prosciutto cotto, aggiungo del salame sempre tagliato a dadini, infine metto anche un po' di pancetta, poi metto della scamorza. A questo punto che abbiamo cosparso i nostri ingredienti, schiaccio leggermente gli ingredienti, in questo modo vengono assorbiti dall'impasto. Arrotolo l'impasto bello stretto, alla fine si avrà un rotolo, bordi sotto vengano ben sigillati, si dovrebbero chiudere senza problemi. Se avete delle difficoltà si può anche utilizzare un po' di acqua sui bordi. Se estremità le sigillo per bene, a questo punto prendo la prima estremità e la porto giù. Faccio la stessa cosa da quest'altra parte. Il rotolo dei panini napoletani è pronto. Taglio i miei panini. La larghezza dei panini napoletani può variare da 2 a 3 dita. Io li faccio di solito di 2 dita. Faccio lievitare i panini napoletani per altri 40 minuti. In un pentolino ho messo proprio un cucchiaio di burro che faccio sciogliere. Questo è il risultato dopo i 40 minuti di lievitazione. Ripreso il burro e adesso lo spennello
sulla superficie dei miei panini napoletani. Dopo aver fatto questa operazione vanno fatti lievitare altri 20-30 minuti e poi vanno cotti in forno preriscaldato, ventilato, statico a 180 gradi per 20-25 minuti. In alternativa, se non volete cuocerli tutti subito, dopo che sono lievitati altri 30 minuti, si possono mettere in congelatore su un piano orizzontale, farli congelare e poi trasferirli in una bustina da congelatore. Questo è il risultato dei panini napoletani una volta cotti e fatti raffreddare. Grazie per aver guardato fino a qui, alla prossima ricetta e buon appetito!